Vero che sono 3 euro all'ora, però almeno si può pagare col telefono. Spettacolare. Senza parole. Buongiornissimo. Sono sicuro che molti di quelli che hanno visto dove siamo andati a dormire si sono chiesti: ma dove sono? Ora vi faccio vedere. Siamo sempre a Cortina, ma posso essere anche più preciso aprendo questa finestra qua. Siamo a uno dei parcheggi. Dopo aver girato e rigirato siamo tornati qua, ma per questo c'è sicuramente una buona ragione. Vi siete mai chiesti come sono i consumi della macchinetta del caffè? Come avete visto, piuttosto variabili, da 10, 20, 30, 80, 100, 120 ampere. Buongiorno! Come dicevo, una ragione perché siamo tornati qua c'è, e la ragione si chiama mio lavoro. Perché voi ci vedete in continuazione girare, essere da qualche parte, ma noi in realtà lavoriamo tutti i giorni, un normalissimo lavoro d'ufficio, anche se dislocato. E per lavorare, soprattutto io, ho bisogno di una connessione internet professionale, che vuol dire che non basta poter navigare in rete, ma ho bisogno di una connessione veloce e stabile per poter lavorare. E purtroppo nei posti tranquilli tante volte non c'è la connessione, mentre nei posti turistici, dove la connessione di solito c'è, quando c'è tanta gente diventa debole. E questa è una delle principali ragioni perché noi giriamo soprattutto fuori stagione, mentre luglio e agosto è più dedicato al viaggio estero e anche alla visita dei genitori. E per questo motivo anche la giornata odierna sarà completamente diversa rispetto a quello che abbiamo programmato ieri mattina, ma non ci disperiamo, noi recuperiamo sempre quello che abbiamo perso. E stiamo per lasciare Cortina, che è un enorme cantiere in vista delle prossime Olimpiadi. Vabbè, non è che sono domani, però per fare le Olimpiadi ci vuole. In ogni caso, per tutte quelle ragioni prima elencate di lavoro, abbiamo dovuto scegliere con cura prossima tappa, perché quella successiva non sappiamo quando la potremo fare, e noi abbiamo scelto, per le ragioni che vi spiegheremo più avanti, di andare verso Misurina. Guarda che roba! Prendo i cappellini? Sì. Vero che sono 3 euro all'ora, però almeno si può pagare col telefono. Alla fine sì, costa parecchio, ma visto che stasera ci spostiamo, non siamo andati nel campeggio, che costa un po' di più rispetto a quello che si trova online. Sì. Perché costa 8 euro a persona più 9 euro camper, più perché, tassa del soggiorno. Perché non è più un'area sosta, è un campeggio. Anche se la fermata è qua, la macchinetta per i biglietti è di là, dall'altra parte, dove abbiamo parcheggiato Charlie. E purtroppo dovete avere contanti, perché Bancomat non lo prende nonostante sia segnato.
2 biglietti 20 euro, 10 euro al biglietto. Diciamo che sommato al costo del parcheggio questi 2 biglietti potevamo tranquillamente salire su con il camper, però così è meglio per l'ambiente, anche se adesso ci sono le restrizioni un po' di più rispetto agli anni passati. Comunque si può ancora salire con il camper su, anche se una volta pagavi diciamo 20 per 24 ore, adesso paghi fino a mezzanotte e dal mezzanotte. Ma in ogni caso, anche se non mi sbaglio la tariffa è 45 euro, se scendevamo nel pomeriggio ci costava più o meno uguale. Ma come ho già detto, e veramente lo penso, sicuramente è meglio lasciarlo qua e andare con il pullman. Buongiorno. Grazie. Si può pagare direttamente con la carta all'interno. Visto che abbiamo detto che nel parcheggio non era possibile, almeno oggi, comprare il biglietto con bancomat contactless, da quest'anno è possibile pagarlo direttamente nel pullman. È strano viaggiare senza le cinture di sicurezza, però abbiamo l'imbragatura degli zaini. Quest'anno è la prima volta che vedo la fila così lunga. Eccoli qua, aspettate. Seguo! C'è una fila interminabile per salire, quindi anche pullman avrebbe dovuto teoricamente aspettare, se non perché sono arrivati la polizia locale che ci sta ascoltando e hanno fatto spostare una macchina sulla destra, così passiamo. Avete sentito parlare nel periodo post-Covid delle code chilometriche per salire a Tre Cime? Adesso sapete dove sono e ci hanno evitato più di un'ora di coda. Grazie mille. È stato un piacere. Arrivati. E meno male che non è partita ancora alta stagione. È una ripresa di rito di quello che si vede va verso giù. E si parte. C'è un po' di gente, ma niente di trascendentale. È giusto che la gente viene a ammirare questa cosa qua, che è semplicemente indescrivibile. Alla fine abbiamo deciso di fare questo trekking qua, questa escursione, per concludere un giro che per noi dura ormai da anni. Perché nella Val Pusteria è tutto nel segno di Tre Cime. Da lì attraverso la Val Fiscalina potete comunque arrivare qua e potete ammirare la parete nord. E noi l'abbiamo fatto facendo prima magari il giro delle Malghe, sì, e ammirandola dalla Malga Clambach. Poi abbiamo fatto Montelmo. Insomma, abbiamo fatto un bel po' di giri attorno alle Tre Cime, lasciandola per finire come la ciliegina sulla torta. Qui il paesaggio cambia ogni 50 metri, che è una cosa non normale, perché se le montagne sono lontano non è che tu facendo 50 metri dovresti vedere un paesaggio diverso, e invece sì, lo vedi diverso. Ma guarda come si vede dietro, pazzesco, guarda qua. Venendo qua abbiamo notato che tra Dobbiaco e Cortina e Misurina ci sono tantissimi sentieri, tantissimi trekking da fare, ma la cosa più importante è che ci sono tantissimi posti, tra l'altro in libera, da parcheggiare vicino. Bisogna bere sempre. E vi siete dimenticati, raffreddare l'acqua in questo periodo non è un problema. E io continuo a pensare, ah, ma questo è il punto più bello, questo è il punto più bello, ma il fatto è che il punto più bello continua. E ridendo e scherzando siamo arrivati al rifugio Lavaredo, ma noi proseguiamo oltre perché il momento del caffè non è ancora arrivato. Come potete vedere dalle immagini c'è tanta gente, e sì, Tre Cime sono diventate un posto turistico, ma è giusto così. Ma se avete un posto che volevate visitare da sempre e che vi sta nel cuore,
ma andate a visitarlo nonostante quello che dicono gli altri. Lassù ci aspetta la neve e da qua ancora una volta una vista incredibile, mozzafiato, spettacolare, tanta roba. E c'è anche la neve, hanno scavato la neva. Ma quello che sta spuntando dall'altra parte è incredibile, è veramente paesaggio mozzafiato. Uno spettacolo. E ci sono anche le 3 cime. E sotto questo sole si scioglie la neve e qui si va sul bagnato. Caffè? Ovvio. Con questa vista. Fai sempre fare ste figure anche qua in montagna, cioè io non lo so. Vabbè. Si riparte. Ah, hai ripreso che mi sono staccato anche no? E che prima, togliendo lo zaino, sganciando tutti gli attacchi che ho sganciato pure la cintura. Ma perché ti ho seguito? Ho entrata neve nella scarpa. Visto che gli ultimi incroci non abbiamo seguito le indicazioni, possiamo soltanto sperare che questa strada porta al rifugio Locatelli e che tutti gli altri vanno nella stessa direzione. E ricominciano i Rolling Stones. Ci sento le scivolate. Io non ho preso i bastoni, ma soltanto perché così è più facile riprendere una fotocamera all'altra, telefono, filma, foto, poi se volo. E quale luogo più bello con sfondo di 3 cime si può trovare per parlare di una cosa sulla quale molti fanno le osservazioni? Quando dicono, ma perché non ti godi il paesaggio? Perché non ti godi il trekking, il tuo tempo? Perché stai filmando? Ma perché io me lo godo proprio così? Questo non vuol dire che se dovessimo farlo una seconda volta, che lo facciamo senza filmare. Perché una volta che abbiamo fatto filmato, che abbiamo espresso le emozioni, la seconda volta è molto più intima. E come direbbe il signor Rossi, una splendida giornata. Copyright. Fa caldo, no? L'altro giorno, quando abbiamo realizzato il video su Monte Elmo, purtroppo ci ha tradito la GoPro. Vediamo se si sente. Sì, questa volta registra audio. Non volevo fare la stessa fine. Dove ho spiegato che fino a qualche anno fa per me queste cose erano impensabili. Non sarei riuscito neanche a camminare di qua, perché a un certo punto della mia vita ho incominciato a soffrire di vertigini. Però guardate che alla fine si può curare, bisogna avere tanta voglia, fare un passo alla volta. Grazie a Dio lei non soffre, così andavamo pian pianino, sempre più in alto e sempre più estremo. Sarei andato volentieri anch'io lassù, ma oggi il problema è il tempo, cioè la mancanza del tempo. Mamma mia, che bello! Anche rifugio! Ne vale la pena comunque. Noi come al solito, di là più in basso, abbiamo già bevuto il caffè. Tempi del caffè sempre sbagliati, ma questo non ci impedirà, anche a forza di cacciare qualcosa, a forza nella gola, mangiarci qualcosa. Insomma.
Troppe cose per una giornata, decisamente troppe. Senza parole. Meno male che abbiamo preso caffè, Locatelli chiuso per ferie. E con questa notizia bomba si riparte, anzi si riscende. In assenza di salame si mangia la banana. E a questo punto abbiamo soltanto un'ora e mezza per arrivare al punto di partenza, quindi siamo quasi a metà strada. Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down but we get back again. Trouble is a silly thing, it always ends up breaking, but everything still works out in the end. No matter what they call it, no matter what they want it, they don't know there's no way. Praticamente mentre quegli artigli che c'ha davanti li fissa nel terreno, si appoggia sulla palla e incomincia pian pianino a scendere con le ruote, così non slitta. Sasso autentico. Don't you know there's no way they will ever get it? Wind just knows but we keep on standing, standing. Time has been so hard on us, my friend, but through every night we keep siamo on scesi. dancing. Siamo... Trouble is a silly thing, it always. E ora abbiamo un'altra salitina Piccola, piccola, piccola. che non si riesce a capire in video. No matter what they call it, Adesso dovrei dire che non sembra. no, there's no way they will ever get it. Con chi ce l'hai? No, quelli lì che mi hanno quasi buttato giù adesso sono morti. Cioè è venuta con i sandaletti e con mezza bottiglietta d'acqua, mi stava dietro mentre stavo facendo la discesa e adesso è in salita morta. Mi sto facendo una barrettina con i semi. Un po'. È giusto questo che è rimasto. Il paesaggio continua a cambiare, ma è sempre uno spettacolo. E come in ogni pomeriggio che si rispetti in montagna, sono arrivate le nuvole. E c'è chi fa bagno, però è una bella piscina. All'inizio, quando abbiamo fatto il giro attorno alle cime, eravamo lì. Poi abbiamo fatto tutta la strada fino a Locatelli, che spero si vedrà di là. Poi siamo scesi, una valle, seconda valle e ora stiamo salendo. In sostanza abbiamo scollinato un'altra volta e ora stiamo per girare attorno alle cime e soltanto in questo momento mi sono accorto che c'è anche un sentiero che passa proprio al di sotto. Se quelli due dovessero cadere andrebbero a finire laggiù. Ed eccoci su un altro passettino. Altri 20 minuti. Niente, continua a sorprenderci la vista, non c'è niente da fare. E siamo tornati. Alla fine ci siamo fermati a mangiare ad Auronzo. Diciamo è più una mensa self-service, però dai, non è male, dopo 5 ore va bene anche questo. Ed eccoci tornati.
Sì, allora, il percorso è bellissimo, noi siamo stanchi ma siamo divertiti tanto, ma abbiamo visto di tutto. Ci sono delle persone che veramente, soccorso alpino, fateli pagare anche 1.000 euro se dovete fare intervento, vengono completamente impreparati. Sì, con abbigliamento completamente inadeguato, grazie a Dio oggi ha fatto bel tempo, però già adesso sta minacciando, diciamo, un attimino. Abbiamo visto le persone che non riuscivano più a respirare, quelli che non riuscivano più a camminare, le non avevano l'acqua. Non avevano l'acqua, che stavano svenendo, non tantissime, però tanti facevano tanta fatica. Noi l'abbiamo fatto in circa 4 ore e mezzo, fermandoci tantissime volte per filmare, però noi tutti i giorni facciamo almeno un'ora di camminata con almeno 100-150 metri di dislivello, quindi questi qua 400 non è che ci hanno, perché comunque sono più di 400 metri di dislivello tra una cosa e l'altra. Sì, perché nonostante continuano a dire sì, è un percorso turistico, viene tanta gente, non è assolutamente da sottovalutare, ecco, volevamo dire solo quello. Poi che bisogna andare. Assolutamente. Allora, non sappiamo dove ci vediamo prossima volta, perché io adesso ho una riunione e dipende tutto dalla riunione, però è molto probabile che lunedì prossimo, molto probabile, saremo in live, o sarà domenica, non lo so, vabbè, vedremo. In live, ma live da dove? Amsterdam. E visto che siete arrivati a questo punto, vi meritate un premio, perché è arrivata la notizia dell'ultima ora. Abbiamo raggiunto un altro obiettivo. Purtroppo per noi non è un obiettivo della natura economica, ma per voi forse sì. Siamo diventati gli ambassador per AgriCamper Italia. AgriCamper Italia raccoglie sotto di sé più di 300 strutture ancora in crescita di piccole realtà locali, agricoltori, cantine, birrifici, più chi ne ha più ne metta, che vi offrono, attenzione, una sosta gratuita di 24 ore presso le loro strutture. Sì, per usufruire di questa cosa qua dovete semplicemente scaricare l'app AgriCamper Italia. Tra le altre cose potete anche scaricarla in modalità demo, sì, e vedere tutte le strutture che ci sono e come sono dislocate. Invece abbonamento costa 34,90 euro all'anno, meno 10% di sconto che abbiamo ottenuto per voi, e il link lo trovate in descrizione, cioè non link, il codice sconto lo trovate in descrizione. E non ditemi dopo se costava di meno, mangiavo nella struttura locale o mi compravo un po' di formaggio e vino. Quindi per qualsiasi informazione, qualsiasi cosa vi interessa, potete contattare noi oppure direttamente AgriCamper Italia, perché sono stragentili, e speriamo che vi iscrivete. Noi intanto ci prepariamo per la partenza, siamo proprio a ridosso della partenza. Quest'anno andiamo in Olanda, che noi conosciamo benissimo, però ci sono ancora 2 o 3 punti che non abbiamo esplorato. Però questa volta vogliamo sfruttare anche le nostre conoscenze e fare un tour, uno di quelli indimenticabili. Speriamo che sarà così, io sono sempre lì, speriamo sull'attenti, perché non si sa mai. Seguiteci su Instagram, così saprete dove ci troviamo in tempo reale e cosa vi aspetta nei video futuri. Tanto vi salutiamo, ciao! Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.